Che le tue parole siano poche ma ben scelte. Marco Aurelio. Ti è mai capitato di bloccarti a metà frase, con la mente completamente vuota mentre parlavi con qualcuno che non conoscevi? O di ritrovarti ad annuire durante una conversazione, cercando disperatamente qualcosa, qualsiasi cosa, da dire dopo? Ti capisco. Quella pressione soffocante quando tutti gli sguardi si rivolgono a te, quel nodo allo stomaco prima di avvicinarti a una persona attraente, quella voce nella tua testa che urla «Penseranno che sei un idiota». Immagina questa scena. Sono le 23 di un venerdì. Sei a una festa a casa di un amico. La musica risuona. Tutti sembrano immersi in conversazioni affascinanti. Tranne te. Sei in piedi da solo, stringendo il tuo bicchiere come un salvagente, rimuginando su ogni possibile frase di apertura. Il cuore ti batte forte, le mani ti sudano. E quel pensiero schiacciante continua a ripetersi: perché è così dannatamente difficile per me? Ascolta, non sei tu ad essere difettoso. Questa ansia, questa paura del giudizio è radicata in noi. Siamo creature sociali disperate per connetterci, ma terrorizzate dal rifiuto. La più basilare interazione umana può sembrare come camminare su una fune senza rete, ma se ti dicessi che una filosofia di 2000 anni fa, praticata tanto dagli imperatori romani quanto dagli schiavi, contiene esattamente il modello di cui hai bisogno per parlare con chiunque con autentica sicurezza. Lo stoicismo non è una polverosa teoria accademica. Questi filosofi non si nascondevano nelle caverne, guidavano eserciti, governavano imperi e affrontavano sfide che avrebbero distrutto la maggior parte di noi. Hanno sviluppato tecniche pratiche per mantenere compostezza e chiarezza sotto pressione estrema. Marco Aurelio non faceva presentazioni PowerPoint o cercava di impressionare il suo appuntamento su Tinder, ma i principi secondo cui viveva trasformeranno completamente il tuo modo di comunicare, che tu sia in un colloquio di lavoro, stia avvicinando qualcuno in un bar o stia avendo una conversazione difficile con il tuo partner. Nei prossimi minuti ti illustrerò 7 tecniche stoiche concrete e collaudate che ho personalmente utilizzato per superare una paralizzante ansia sociale. Non sono falsi trucchi di sicurezza o tecniche di conversazione manipolative. Sono profondi cambiamenti mentali che costruiscono un'autentica sicurezza in te stesso dall'interno. E credimi, ho testato queste tecniche in migliaia di interazioni reali. Funzionano perché prendono di mira le cause profonde dell'ansia sociale, non solo i sintomi. Meno parole comandano più rispetto. Ti sei mai sorpreso a divagare durante una conversazione, osservando lo sguardo assente di qualcuno mentre aggiungi disperatamente altre parole? A me è successo ed è doloroso. Ecco la dura verità. Quando parli troppo, probabilmente ti senti insicuro. Pensa alla persona più sicura di sé che conosci. Si lancia in spiegazioni frenetiche? No, parla deliberatamente, facendo contare ogni parola. Marco Aurelio, un vero imperatore, lo disse chiaramente: che le tue parole siano poche ma ben scelte. Non è solo un'idea filosofica, è un consiglio pratico che può trasformare da un giorno all'altro come gli altri ti percepiscono. Immagina questo disastro reale a cui ho assistito. Una collega in una riunione importante inizia la sua presentazione con «Dunque, ho lavorato su questo concetto per un po' e penso, almeno spero, che potrebbe essere davvero efficace perché potenzialmente fa risparmiare tempo e potrebbe migliorare il nostro flusso di lavoro. Inoltre c'è il valore aggiunto all'esperienza del cliente, anche se non sono ancora del tutto sicura sull'implementazione». Alla terza frase, i manager stavano già controllando i loro telefoni. Partita finita. Ora, immagina se avesse detto: questo progetto ridurrà i tempi di produzione del 20%, aumentando i punteggi di soddisfazione dei clienti. Ecco come implementarlo immediatamente. Boom, diretto, potente. L'attenzione di tutti catturata. La differenza non è solo nello stile, è nella sicurezza. Quando hai fiducia nel tuo valore, non hai bisogno di riempitivi verbali. Non riempi nervosamente i silenzi. Fai il tuo punto e lasci che faccia effetto. Prova questo stasera. Prima della tua prossima conversazione, chiediti:
Qual è l'unica cosa che voglio che ricordino? Poi elimina spietatamente tutto il resto. Non si tratta di essere freddi o robotici, si tratta di rispettare sia il tempo dell'ascoltatore che i tuoi pensieri, abbastanza da esprimerli senza scuse o diluizioni. Ho testato questo con centinaia di clienti ansiosi. I risultati sono immediati e drammatici. Le persone si avvicinano quando parli, ricordano quello che dici e soprattutto sentono la tua sicurezza irradiarsi attraverso quelle parole accuratamente scelte. Parlare con potenza usando meno parole non è un trucco, è un riflesso diretto della tua forza interiore, radicata nell'antica saggezza stoica, ma perfettamente adatta al mondo pieno di distrazioni di oggi. Smetti di pensare a te stesso. Sei a una festa e cerchi di fare conversazione, ma invece di ascoltare ciò che qualcuno sta dicendo, c'è questa voce implacabile nella tua testa. Pensano che io sia noioso. Quella battuta era stupida. Il mio linguaggio del corpo è strano in questo momento? Non hanno riso nemmeno una volta. Devono odiare parlare con me. Ti suona familiare? Questa autotortura mentale sta uccidendo le tue conversazioni prima ancora che abbiano una possibilità. Ecco la brutale realtà. Più sei ossessionato da come ti stai presentando, peggio ti presenti effettivamente. Marco Aurelio ha colto perfettamente questo punto quando scrisse: «Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni». Questo non è solo un concetto filosofico, è un consiglio pratico che ha trasformato la mia vita sociale. Il mese scorso ero a un evento di networking del settore che temevo da settimane. Entrando, il mio cuore batteva forte. Ho notato qualcuno con cui volevo stabilire un contatto professionale, ma mentre mi avvicinavo, la mia mente è stata inondata da pensieri ansiosi. E se inciampassi nelle parole? E se pensassero che sto sprecando il loro tempo? E se non avessi nulla di prezioso da dire? Mi sono accorto che stavo divagando e ho ricordato questo principio stoico. Invece di cercare di controllare la percezione che questo sconosciuto aveva di me, cosa impossibile, ho reindirizzato completamente la mia attenzione su di lui. Sono diventato genuinamente curioso del suo lavoro, delle sue sfide, della sua prospettiva. È successo qualcosa di magico. La conversazione è fluita naturalmente. Non stavo recitando, mi stavo connettendo e ironicamente, dimenticandomi di fare una buona impressione, ne ho fatta una ottima. La scienza dietro questo è chiara. L'autocoscienza attiva la risposta di minaccia del tuo cervello, letteralmente bloccando le vie neurali necessarie per un'interazione sociale fluida. Quando reindirizzate la vostra attenzione all'esterno, queste vie si riaprono. Prova questo stasera, nella tua prossima conversazione. Ogni volta che noti che stai pensando a come ti stai presentando, fai immediatamente all'altra persona una domanda che mostra genuina curiosità, non un generico «come stai?», ma qualcosa di specifico su ciò che ha appena condiviso. Non si tratta di manipolazione, si tratta di presenza. La vera sicurezza non è pensare che tu piaccia a tutti, è essere a posto indipendentemente dal fatto che sia così o meno. Come disse Epitteto, fai il miglior uso di ciò che è in tuo potere e prendi il resto come viene. Ho visto questo singolo cambiamento mentale trasformare anche le persone più socialmente ansiose in conversatori magnetici. Non perché improvvisamente siano diventati oratori brillanti, ma perché hanno smesso di recitare e hanno iniziato a connettersi. Il paradosso è bellissimo. Quando smetti di pensare a te stesso, le persone iniziano effettivamente a pensare a te di più. Adatta il tuo tono e linguaggio del corpo alla situazione. Hai mai notato come qualcuno può dire tutte le cose giuste, eppure qualcosa sembra ancora sbagliato? Ho visto accadere questo a un funerale l'anno scorso. Un tizio si è avvicinato alla vedova in lutto con perfette parole di conforto, ma sorrideva ampiamente e parlava con lo stesso tono entusiasta che avrebbe usato a una festa di compleanno. Tutti nella stanza hanno sentito la disconnessione. Il suo messaggio è andato perduto perché il suo modo di esprimersi era in netto contrasto con la situazione. Gli antichi stoici avevano un potente concetto che chiamavano vivere in armonia con la natura. In termini moderni, leggi l'ambiente e adattati di conseguenza. Pensaci,
Non useresti lo stesso tono per chiedere un aumento di stipendio e per ordinare un caffè. Non manterresti la stessa postura in un colloquio di lavoro e rilassandoti con amici intimi. Eppure molti di noi non riescono ad adattare consapevolmente questi elementi critici della comunicazione. Ho imparato questa lezione nel modo più duro durante la mia prima presentazione importante. Avevo memorizzato ogni parola perfettamente, ma ho esposto proiezioni aziendali serie con l'eccitazione di qualcuno che descrive i suoi piani di vacanza. Il mio linguaggio del corpo era sciolto e disinvolto mentre discutevo dati finanziari critici. Gli investitori non sono rimasti impressionati, non perché le mie informazioni fossero sbagliate, ma perché il mio modo di esprimerle ha minato la mia credibilità. Questo disallineamento accade ovunque. La persona che mantiene un contatto visivo aggressivo durante una chiacchierata formale, il manager che discute un feedback serio mentre è appoggiato all'indietro, scorrendo il telefono, l'amico che condivide notizie eccitanti con una voce piatta, priva di emozioni. Quando le tue parole dicono una cosa, ma il tuo tono e il tuo corpo ne dicono un'altra, le persone si fidano sempre dei segnali non verbali. Sempre. Prova questo esperimento domani. Nella tua prossima conversazione importante, prenditi 3 secondi prima di parlare per allineare consapevolmente questi 3 elementi. Il tuo messaggio, cosa stai dicendo? Il tuo tono, come lo stai dicendo? Il tuo corpo, come lo stai presentando fisicamente? Non si tratta di manipolazione, si tratta di chiarezza e rispetto. Dimostra che sei pienamente presente e in sintonia con la situazione. Epitteto insegnava che la saggezza deriva dalla comprensione di ciò che è sotto il nostro controllo. Non puoi controllare come gli altri ricevono il tuo messaggio, ma puoi controllare con quanta chiarezza e coerenza lo trasmetti. I comunicatori più sicuri che abbia mai incontrato, dai CEO ai terapeuti relazionali, condividono tutti questa capacità di creare un perfetto allineamento tra le loro parole, il tono e la presenza fisica. Padroneggia questa armonia e scoprirai che le persone non solo sentono ciò che dici, lo percepiscono. Ed è allora che la comunicazione diventa veramente potente. Perché gli stoici abbandonano la necessità di vincere? Ti è mai capitato di allontanarti da una discussione sentendo di aver vinto, ma in qualche modo aver comunque perso la relazione? Ci sono passato e mi ha insegnato qualcosa di potente. La maggior parte di noi tratta inconsciamente le conversazioni come campi di battaglia. Carichiamo le nostre parole come munizioni, difendiamo le nostre posizioni come territori, interrompiamo, alziamo la voce e ruotiamo gli occhi, tutto per dimostrare che abbiamo ragione. Ma ecco la scomoda verità. Il tuo disperato bisogno di vincere le conversazioni ti sta facendo perdere. L'antico filosofo stoico Epitteto ha colto nel segno quando disse: «Non è ciò che ti accade, ma come reagisci che conta». Nella conversazione, questo significa che non puoi controllare ciò che qualcuno pensa, ma puoi controllare come rispondi. Ho assistito a questo il mese scorso con mio fratello. Stavamo pianificando un ritrovo di famiglia e le cose si sono accese per il più piccolo dettaglio, dove incontrarsi per cena. Mentre le voci si alzavano e i volti arrossivano, ho realizzato qualcosa di assurdo. Stavamo distruggendo la nostra serata prima ancora che iniziasse. Tutto per una scelta di ristorante. Quando affronti ogni interazione come qualcosa da vincere, crei una tensione che gli altri possono fisicamente sentire. Il tuo linguaggio del corpo si irrigidisce, il tuo ascolto si blocca, non sei più presente, stai solo aspettando il tuo turno per parlare. Prova invece questo. La prossima volta che senti quell'impulso competitivo crescere, quella tensione nel petto quando qualcuno sfida la tua opinione, fermati, fai un respiro, chiediti: sto cercando di connettermi con questa persona o di sconfiggerla? Ecco come si presenta nella pratica. Invece di dire questo è completamente sbagliato o non mi stai ascoltando, prova vedo la tua prospettiva ed ecco cosa sto pensando. Nota come questo crea spazio invece di chiuderlo. Non si tratta di essere passivi o di essere d'accordo con tutto.
Si tratta di riconoscere che le connessioni significative avvengono quando dai priorità alla comprensione rispetto alla vittoria. Marco Aurelio lo ha espresso perfettamente. La prima regola è mantenere uno spirito sereno. La seconda è guardare le cose in faccia e conoscerle per quello che sono. Questo approccio ha trasformato le mie relazioni più difficili. Discussioni che una volta si intensificavano in conflitti di un giorno intero, ora si risolvono in minuti. Persone che prima diventavano difensive nelle conversazioni con me, ora condividono apertamente i loro pensieri. Il paradosso è bellissimo. Quando smetti di cercare di vincere le conversazioni, inizi effettivamente a vincere nella vita, creando connessioni più profonde, guadagnando rispetto genuino e sviluppando l'incrollabile sicurezza che deriva dal sapere che non hai bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Sapere cosa dire e prendersi il proprio tempo. Ti è mai capitato di dare una risposta di cui ti sei pentito immediatamente? Quel momento in cui le tue parole escono prima che il tuo cervello abbia elaborato completamente il pensiero. Quella pressione schiacciante di riempire il silenzio. Quella paura che se non rispondi immediatamente, le persone penseranno che sei lento o impreparato. La settimana scorsa ero in una riunione quando il mio capo ha improvvisamente chiesto: «Cosa ne pensi di ristrutturare completamente il nostro approccio ai clienti?» Tutti si sono girati a guardarmi. Il mio cuore batteva forte. Quel familiare panico si è fatto sentire. In passato avrei immediatamente sputato fuori pensieri semiformati, cercando di sembrare intelligente mentre il mio cervello cercava affannosamente di stare al passo con la mia bocca. Il risultato: divagazioni, dichiarazioni poco chiare che minavano la mia competenza. Ma questa volta è stato diverso. Ho fatto un respiro profondo, ho fatto una pausa. Il silenzio è durato forse 5 secondi, anche se sembrava un'eternità. Poi ho dato una risposta chiara e ponderata che affrontava effettivamente la domanda. L'energia della stanza è cambiata. Le persone si sono avvicinate. Il mio capo ha annuito pensieroso. Questo semplice atto, questa pausa deliberata, ha cambiato tutto. Seneca, uno dei più grandi filosofi stoici della storia, lo capì quando scrisse: «È la qualità, non la velocità che conta». Non parlava di fast food o consegne Amazon, parlava di come rispondiamo alla vita stessa. La nostra cultura venera la velocità, messaggi istantanei, opinioni rapide, risposte immediate. Siamo stati condizionati a credere che più veloce equivale a migliore, che il silenzio equivale a debolezza. Ma pensa alle persone che rispetti di più. Si precipitano freneticamente a riempire ogni silenzio o si prendono il loro tempo, parlando con intenzione e chiarezza. Prova questo domani. Quando qualcuno ti chiede qualcosa di importante, conta fino a 3 nella tua testa prima di rispondere. Solo 3 secondi. Nota come questa piccola pausa trasforma completamente la qualità della tua risposta e come gli altri ti percepiscono. Non si tratta di essere artificialmente lento o pretenzioso. Si tratta di dare al tuo cervello lo spazio di cui ha bisogno per formare pensieri coerenti prima che la tua bocca inizi a muoversi. Il paradosso è sorprendente. Rallentando le tue risposte, appari in realtà più sicuro, non meno. Comunichi che non sei disperato di riempire lo spazio o mostrarti. Esprimi che valuti la qualità rispetto alla velocità. Questa singola pratica ha trasformato le mie conversazioni al lavoro, con gli amici e persino in difficili discussioni personali. Il potere della pausa è reale e aspetta che tu lo abbracci. Tratta ogni conversazione come un'opportunità di apprendimento. Hai mai notato come le persone più interessanti che conosci sono anche i migliori ascoltatori? Non è una coincidenza. Un tempo entravo in ogni conversazione con un solo obiettivo: sembrare intelligente. Aspettavo il mio turno per parlare, provando mentalmente il mio prossimo punto brillante, mentre a malapena ascoltavo ciò che l'altra persona stava dicendo. Il risultato? Scambi superficiali in cui non imparavo nulla e non mi connettevo con nessuno. Poi ho scoperto cosa intendeva il filosofo stoico Epitteto quando disse: «Abbiamo 2 orecchie e una bocca così che possiamo ascoltare il doppio di quanto parliamo».
Questo mi ha colpito duramente durante una cena il mese scorso con qualcuno che inizialmente pensavo fosse noioso. Mi sono sorpreso a controllare il telefono sotto il tavolo, ascoltando a malapena questo ragazzo parlare del suo lavoro nell'edilizia. Poi mi sono ricordato di questo principio stoico e ho deciso di prestare davvero attenzione. Ho iniziato a fare domande genuine, non domande educate, automatiche, ma domande guidate da vera curiosità. Qual è il progetto più impegnativo su cui hai mai lavorato? Come ha cambiato la tecnologia il tuo settore nell'ultimo decennio? Improvvisamente, questa persona noiosa si è trasformata davanti ai miei occhi. Sono emersi la sua competenza, passione e prospettiva unica. Me ne sono andato con affascinanti spunti su architettura, pianificazione urbana e risoluzione dei problemi che ancora oggi mi fanno riflettere. Epitteto insegnava: è impossibile per una persona iniziare a imparare ciò che pensa di sapere già. Quando affronti ogni conversazione come uno studente piuttosto che come un esperto, accade qualcosa di magico. La tua ansia sociale scompare. Perché? Perché non stai più recitando, stai scoprendo. La tua attenzione si sposta da come sto apparendo a cosa posso imparare qui. Prova questo esperimento. Nelle tue prossime 3 conversazioni, fai in modo che la tua missione sia imparare qualcosa di specifico da ogni persona con cui parli. Fai domande che vanno oltre le chiacchiere. Su cosa hai cambiato idea recentemente? Qual è un'abilità che hai sempre voluto padroneggiare? Gli stoici credevano che la saggezza potesse essere trovata ovunque, se fossimo abbastanza umili da cercarla. Marco Aurelio si ricordava: sii tollerante con gli altri e severo con te stesso. Questo significa presumere che gli altri abbiano qualcosa di prezioso da insegnarti, indipendentemente dalla loro età, background o status. Ho testato questo approccio a un matrimonio l'anno scorso, sfidandomi a imparare qualcosa di significativo da ogni persona con cui parlavo. L'adolescente timido mi ha insegnato sull'arte digitale. Lo zio anziano ha condiviso saggezza sul matrimonio che nessun libro potrebbe catturare. Il cameriere ha rivelato affascinanti spunti sull'imprenditorialità, trasformando ogni interazione da una performance in un'opportunità di apprendimento. La mia ansia sociale è svanita. Ho smesso di preoccuparmi di impressionare gli altri e ho iniziato a godermi davvero le persone. Il più grande paradosso della sicurezza che ho scoperto è questo: quando smetti di cercare di essere interessante e inizi a essere interessato, le persone ti trovano magnetico. Non perché hai recitato bene, ma perché ti sei connesso autenticamente. Come osservò saggiamente Seneca, il più grande rimedio per la rabbia è il ritardo. Lo stesso vale per l'ansia da conversazione. Ritarda il tuo bisogno di impressionare e sostituiscilo con il desiderio di imparare. Esprimi la tua verità senza attaccamento ai risultati. Hai mai annacquato la tua opinione perché avevi paura di come qualcuno potrebbe reagire? O hai annuito d'accordo con qualcosa con cui non eri d'accordo solo per mantenere la pace? Lo abbiamo fatto tutti. Quel momento in cui trattieni la tua verità perché il rifiuto sembra peggiore della disonestà. Ma ecco cosa ho imparato a mie spese. Nulla uccide la sicurezza più velocemente che tradire la tua stessa voce. 3 mesi fa ero in una riunione di squadra dove tutti stavano sostenendo un progetto che sinceramente credevo sarebbe fallito. La pressione a conformarsi era intensa. Parlare significava rischiare di essere etichettato come difficile o non un giocatore di squadra. Ho sentito quella familiare oppressione al petto, la paura del rifiuto, ma mi sono ricordato di questo principio stoico e ho pensato: posso controllare la mia onestà, non la loro reazione. Così ho detto con calma: ho serie preoccupazioni riguardo questa direzione e mi sentirei irresponsabile a non condividerle. Ecco specificamente perché penso che dovremmo riconsiderare. La stanza è caduta nel silenzio. Alcune persone sembravano infastidite, ma poi è successo qualcosa di inaspettato. La discussione si è approfondita. Altri che avevano dubbi in silenzio hanno sentito il permesso di parlare. Il piano del progetto è migliorato drasticamente perché ho rischiato un momentaneo disagio. Marco Aurelio consigliava: se non è giusto, non farlo. Se non è vero, non dirlo. Non si tratta solo di etica,
Si tratta di mantenere la tua forza interiore. Ogni volta che parli contro i tuoi veri pensieri per compiacere gli altri, intacchi la tua fiducia in te stesso. Ogni volta che ti esprimi onestamente, con rispetto ma senza scuse, costruisci una sicurezza incrollabile. Prova questa pratica. La prossima volta che senti quella pressione di essere d'accordo con qualcosa che non si allinea con la tua prospettiva, fermati, fai un respiro, poi inizia con «Io la vedo diversamente ed ecco perché». Mantieni il tuo tono calmo e il tuo focus sull'idea, non sulla persona. Non si tratta di essere polemici o litigiosi. Si tratta di onorare la tua prospettiva unica rispettando quella degli altri. La chiave è distaccarsi dal risultato. Che gli altri siano d'accordo con te o meno non è il punto. Seneca lo ha espresso così: soffriamo più nell'immaginazione che nella realtà. La paura di esprimere la tua verità è quasi sempre peggiore delle conseguenze reali del farlo. Ho visto persone trasformare le loro relazioni professionali e personali praticando questo principio. Smettono di cambiare forma per piacere a tutti e iniziano a presentarsi autenticamente. Paradossalmente, questa autenticità guadagna loro più rispetto, non meno. La vera sicurezza non sta nell'avere sempre ragione, sta nell'essere reali sempre, esprimendo la tua verità chiaramente, ascoltando gli altri apertamente e distaccandoti dal bisogno di approvazione o accordo. Quando padroneggi questo approccio stoico alla comunicazione, scopri una profonda libertà, la libertà di essere esattamente chi sei in ogni conversazione, indipendentemente dal risultato. Se hai trovato valore in questo messaggio, vorrai sicuramente dare un'occhiata a uno di questi 2 video.